ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्वामिने नाम। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यति देशकारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्तस्तुते तप्त कंचान गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी यशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रेम। अंशकल्पतरु कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से गदाधर श्रीवासदि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद कारण कारणम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। Hare. Si forma la testa, in 2 mesi prendono forma le mani, i piedi e le altre parti del corpo. Alla fine del 3° mese appaiono le dita delle mani e dei piedi, le unghie, i peli, le ossa e la pelle, e insieme gli organi genitali e gli altri orifizi del corpo, cioè gli occhi, le narici, gli orecchi, la bocca e l'ano. So, this chapter describes the appearance of living entities in this material world. Così questo capitolo descrive l'apparizione dell'entità vivente in questo mondo materiale. Modern science, because of the ignorance of the science of the soul, Atma Gyan, they misunderstand in the sense that they try to understand life in terms of chemistry only. Così la scienza moderna, siccome non conosce l'Atma Gyan, la scienza dell'anima, allora vede tutto solo nei termini chimici. Fraintende e vede tutto in termini chimici. But you can see in the first sloka of this beginning of this chapter, it is described very clearly what was the nature of life. Così vediamo nel primo capitolo che spiega qual è la natura della vita. So the nature of life is that the living entity takes shelter in the semen of the person, and so when a proper environment is created, then this body will develop step by step. Così vediamo che l'entità vivente, l'anima, prende rifugio nel seme di una persona e da questo si sviluppa, prende forma questo corpo. So I was explaining that Darwin's mistake was that he could not conceive the idea of this spiritual aspect of life because he did not have a spiritual master. So he somehow misunderstood the whole principles of life, so he was confused.
So, but by cultivation of this Bhagavata science or knowledge of Srimad Bhagavatam, it could be very clear that unless the living entity, the living force, the spiritual entity enters within the womb of a mother, then actually the living entity will not develop this form. And so this form will develop only when there is a spiritual, that aspect of living entity enters in the womb and it develops as the time passes. It's too long, huh? So I was saying that Darwin's mistake was that he could not conceive about the existence of the spiritual aspect of life. Quindi l'errore originale è che noi non possiamo concepire, di Darwin, che noi non possiamo concepire l'aspetto spirituale, l'esistenza dell'anima, non poteva concepire. But it is very clear that just like it is necessary, of course, these chemicals are necessary to have this body. In other words, this material nature is necessary to have this body. But in order to develop this body, you need a seed. Quindi la parte materiale, la natura materiale ci serve per poter, gli elementi materiali per poter sviluppare questo corpo, ma ci vuole un seme, sì. Ma ci vuole il seme per potersi sviluppare. Just like when we plant some seeds in the ground, then in the course of time, with the influence of sunlight and the water and other ingredients, that the plant, the seed will grow and then develop, and slowly it will bear fruits like that. So similarly, this body doesn't just come by itself, but it needs a seed. That seed is the Atma coming from the sperm of the Father. Così come quando noi piantiamo un seme nella terra, con l'influenza del sole, dell'acqua, piano piano questo seme si sviluppa e poi pian piano farà la pianta e darà i suoi frutti. Così questo corpo, per potersi sviluppare, ci vuole l'influenza dell'anima, che questa qui viene data dal padre, entra nel seme di un padre e ci vuole l'anima per poter sviluppare. So, this living entity, what happens is that in the course of its development, because of its karma, because of his past activities, now he will be put into a particular type of soil. Let's say the womb of a particular type of mother, because of the karma. Here I call it soil, just like the plantation of a seed into the, let's say, into the field. So similarly, the womb of the mother serves as a field or planting the seed of the living entity. E così, in accordo al suo karma precedente, alle sue attività nelle vite precedenti, questa particolare anima, come un seme, viene piantato in un tipo particolare di suolo, così questa particolare anima va in un ventre di una certa madre, in accordo alla sua attività precedente, al karma. So according to the quality and the karma of the living entity, so the living entity will take different shapes or different forms. That's according to the karma and the desire that the living entity had in the past activity. Quindi in accordo alle attività precedenti, alle attività e ai desideri precedenti di questa anima, prende un particolare, nasce in una particolare madre e prende una particolare forma corporea. So that is why in this particular case, in this verse, it explains how the human form develops. At the point of conception, the soul is already transferred, that the seed is already planted. But then in order to develop, then it takes certain months in the womb of the mother. So this is the process up to the first month since the point of conception. Così quando qui appunto spiega appunto questa parte qui in cui già il seme è stato piantato nel ventre della madre, già è entrata l'anima e qui sta spiegando appunto fino lo sviluppo del corpo fino al primo mese. So the potential of developing the perfect form is already there. And this form is actually provided by Krishna, according to the karma of the individual. So but it takes time to develop into that particular shape. But the potentiality is already being supplied by the arrangement of the laws of nature. Quindi anche se il corpo non si è ancora sviluppato, però la potenzialità per potersi sviluppare è stata già arrangiata da Krishna e quindi è solo una questione di tempo che il corpo prenderà
una forma, una particolare forma. So again, in the Darwin's, all his followers, the mistake is that, if you give a long time period, if you give a long time span, then he said these chemicals are bound to develop certain living entities. That's what they say, scientists. E questo è quello che dicono gli scienziati, Darwin, che se uno gli dà un particolare periodo di tempo, dentro un lungo periodo di tempo da soli questi elementi chimici si possono sviluppare da soli, creare tutte le forme. So this is extremely important in Krishna consciousness, that the fundamental principle of Krishna consciousness is to recognize about the existence of the eternal principle of life. Quindi queste qui sono le basi della coscienza di Krishna. La cosa più importante è capire che la base è gli eterni principi della vita. And also to recognize that in order to create this material world, that we need the material ingredients. So those material ingredients come in the form of these three gunas, sattva, rajas and tamas. The mode of goodness, passion and ignorance. So these are the primary ingredients in order to have this body, material body. Quindi per poter sviluppare una natura materiale, svilupparsi e formarsi quindi anche il corpo materiale, però bisogna riconoscere appunto anche una natura materiale che è formata dai tre guna, virtù, passione e ignoranza. So these are three ingredients we call the cosmic ingredients in the subtle form, but in the gross form it transforms into chemicals. It's like these material chemical elements. It's also the grosser transformation of the three modes of material nature. E così questi tre ingredienti principali sono gli ingredienti appunto originali che sono presenti nella forma sottile e poi si trasformano nella forma grossolana appunto negli elementi chimici che formano tutte le varie forme. So in the course of time, because of the karma and the desire of the living entity, when the soul is transferred with the memory that has come from the past life, that has been transferred and put in the womb of a particular mother, then the mixing element is called time, it's called kala. So the mixing element, kala, time acts as a mixing element and the body begins to develop. Così quando l'anima spirituale è trasferita nel grembo di una madre, appunto sotto l'influenza del tempo, tutti questi elementi si mischiano e spinti dal tempo si sviluppano in un corpo. So this is what all the parts of the body, the head and then the hands, the limbs and all these organs, so begin to manifest as it develops slowly. E così tutte le varie parti del corpo, le mani, i piedi, eccetera, piano piano si sviluppano tutte. So this way, as I said, at the end of 7 months, the consciousness begins to manifest. E così, verso la fine del 7° mese, la coscienza comincia a manifestarsi. Also, one of the important points in this chapter is that how the living entities suffer so much in the womb of the mother in those 10 months. E così anche un altro dei punti importanti è di come l'entità vivente soffra quanto soffre nel grembo della madre per 10 mesi. So the description of this chapter by Kapila, Lord Kapila, as a presentation to his mother, is to convince that this material life is so miserable that as soon as you get this knowledge, that those intelligent persons must try to get out of this material miseries. Quindi lo scopo per cui Kapila Deva descrive questa parte qui a sua madre è proprio per fargli capire quanto è miserabile questa esistenza materiale e una volta che uno ottiene questa conoscenza non vuole più restare ma uscire da questa natura materiale. So those who are very concerned about happiness, to gain happiness, as soon as they contemplate a little bit about what happens in the womb of the mother, so they will be completely convinced and that they will try to get out of this miserable situation as soon as possible. Quelle persone che cercano la felicità in questo mondo, quando sentono parlare di queste condizioni miserevoli del feto nel grembo della madre, loro vorranno uscire da questo mondo miserabile. So I may not exactly remember what I was thinking when I was sleeping in the womb of my mother.
Io non posso ricordarmi esattamente quando, quello che stavo passando, quando stavo dormendo nel grembo della madre. But the Sripad Bhagavatam gives a scientific explanation what the living entities are doing in those 10 miserable months in the wombs of the mothers. Ma lo Srimad Bhagavatam dà una descrizione scientifica e chiara di quello che l'entità vivente passa in questi 10 mesi miserabili nel grembo della madre. So this modern science has no idea. E di questo la scienza moderna non ha idea. So because of the lack of the knowledge of the science of the soul, so the scientists or people in general today, they have no respect for life. E siccome la gente di oggi, gli scienziati di oggi non conoscono la scienza dell'anima, loro non hanno rispetto per la vita. That is why they think about abortion. That is why they think of doing so many things. Even they think about making all the superhuman today, superhuman beings. Ed è per questo che loro pensano a così tante cose, pensano all'aborto, pensano anche a fare un superuomo oggi. You know how they are trying to make superhumans? They try to make in this way that by taking the genes of certain people who are supposed to be very brilliant, and then taking the genes of other animals, so they mix together and are trying to create another form of life which would be super powerful. That's what they think. So that's why they are manipulating life in so many varieties of ways today. Sin is the biological terms. Loro stanno cercando appunto di fare questi superuomini mettendo dei caratteri genetici di qualche uomo speciale che ha delle particolari caratteristiche, mischiandoli con alcune punte con quelli di qualche animale particolare e cercando in questo modo, mischiandoli insieme, di creare una persona molto potente. Now I pointed out that point just to convey the message that without having any spiritual knowledge of life, people are tempted to do all this. It's like a play, it's like a children's game that people like to play. And so similarly, these people, without having any knowledge of the spiritual aspect of life, they are playing unnecessarily. Quindi, siccome queste persone non hanno la conoscenza dell'anima, loro è come un gioco di bambini, stanno facendo un sacco di giochi innecessari, come bambini. So, this Krishna consciousness, the science of Krishna consciousness is so complete that by having a little knowledge about the science of the soul and also about the science of God, then actually one can easily understand everything in detail, very easily, very clearly. Invece la conoscenza della coscienza di Krishna è così grande che uno, anche se ha una piccola conoscenza, può conoscere nei dettagli i principi, tutto quanto, tutta la scienza. See, in modern science and biology today, although we have made so much advancement, we claim, but still there's no information about what is given in the Srimad Bhagavatam, how the children and the child develops in the womb of the mother, and how the consciousness comes at what point, and all these developmental stages. Modern science has no idea. E invece la scienza moderna non ha nessuna idea di tutte queste, di cosa succede appunto nel feto, nel grembo della madre, tutti questi sviluppi che ha durante il tempo, non hanno idea. So, we should be regarded as very fortunate that by the blessings of Srila Prabhupada, he has given us this Krishna consciousness activity, and by having little effort, then we'll be able to gather the appropriate type of knowledge so that we'll be free from this material world. Noi siamo così fortunati che per la misericordia di Krishna ha dato Srila Prabhupada che ci ha dato questa conoscenza con la quale possiamo essere liberati da questa esistenza materiale. So, especially in the process of creation or in the matter of understanding the nature of life, today, although science has made so much progress in so many different frontiers of knowledge, but in trying to understand life,
Actually, they are becoming more and more confused. Nonostante la scienza moderna ha fatto molto avanzamento in varie frontiere della tecnologia, però per quanto riguarda la scienza della vita, l'origine della vita, loro sono sempre più confusi. At the same time, this is the most fundamental principle of knowledge. E questo invece è il principio fondamentale della Because conoscenza. without knowing what life is, that any attempt at either scientific research or any type of attempt to get a knowledge will have no meaning. Perché senza conoscere la scienza della vita, qualsiasi ricerca scientifica, qualsiasi sforzo non ha significato. So that implies that in order to understand things properly, one must be a devotee of Krishna. Quindi questo implica che per comprendere le cose appropriatamente bisogna essere devoti di Krishna. So a scientist must become a devotee of Krishna if he wants to be a good scientist. Così uno scienziato, se vuole essere davvero uno scienziato, deve diventare un devoto di Krishna. And a lawyer or a businessman must also become a devotee of Krishna if he wants to do good in his profession. E anche un avvocato, un professionista, se vuole fare bene la sua professione, deve diventare anche lui un devoto di Krishna. But the most important thing is that if one wants to get out of this miserable material life, he must become a devotee of Krishna. La cosa più importante è che se uno vuole uscire da questa vita materiale miserabile, deve diventare un devoto di Krishna. So only then he will be able to be happy and be situated properly. So that is the message of Srimad Bhagavatam. E solo allora sarà felice e potrà farsi appropriatamente seguendo il messaggio dello Srimad Dalle. Krishna Bhagavan ki Jai! So any questions? Comments Qualche about domanda? life? Commenti? Yeah. You know that you are studying science and what convinced you? In which way Prabhupada convinced you to try Sripad and stuff? So very frankly speaking, Noi sappiamo che tu hai studiato coscienza in precedenza, no? Però vorrei sapere in che modo Prabhupada ti ha convinto, diciamo, ad applicare le tue capacità nella coscienza di Krishna. so in honesty, I like science. Onestamente mi piace la scienza, But science that I was taking was not in terms of the atheistic principle, but the activities or the products of modern scientific research can do also a lot of good for the society. La scienza che studiamo prima non è quella scienza atea che nega l'esistenza di Dio, ma piuttosto la scienza che può fare qualcosa molto di buono per la gente in generale. And actually one time I was trying to become a doctor, medical doctor. E una volta stavo cercando di diventare in verità un dottore, un medico. So I was admitted in a medical college in India, but then because of certain factors, I didn't study medicine. E quindi anche se andavo appunto all'università in India per la medicina, però dovuto certi fattori non studiai medicina. But when I studied in Calcutta University, in the chemistry department, the head of the department was very philosophical. E mentre studiavo a Calcutta chimica, il preside, il direttore lì, era una persona molto filosofica. His name was Professor Guha, and he was a biochemist. Lui era il professor Goa, era un chimico. So he used to, this is in the called postgraduate class, called MSc, and so he used, whenever he comes to the class, he would not go without asking me a question. Lui era un biochimico e quando lui appunto c'era le classi non andava via se non gli faceva qualche domanda. And that it's called the philosophy of life. E questa è chiamata filosofia di vita. So during the class,
although it is a biochemistry class, but we used to discuss about philosophy. E nonostante che erano classi, quindi nonostante che erano classi di biochimica, in realtà discutevamo di filosofia. So in India, generally in India, I never thought about life. We never think life as a material principle. Although we study biology, but we don't take it very seriously, like the Darwin's theory and other things. We just think that it is just people say, but we don't really accept it. Even now. Nonostante in India abbiano preso molto sul serio la filosofia. Sì, nonostante studiano biologia e tutte queste materie, però in India non vengono tante prese sul serio, come magari. But we used to laugh, when we read about Darwin's proposal. That so in general, at least the majority of the people in India, although of course there are people who are also influenced by Darwin, but majority, even today, I don't think very seriously about Darwin's evolutionary theory. Così quando noi ascoltavamo le teorie dell'evoluzione di Darwin, avevamo ridevamo ascoltando queste teorie. E anche adesso in India, nonostante che molta gente è un po' attratto, influenzata da queste teorie, però per la maggioranza non gli danno molta importanza, molto peso alle teorie di Darwin. So even when I was studying science, there were sometimes moments that I was writing letters to friends and others, that I'm working on the nature of the searching of the absolute truth. Così anche mentre studiavo, quando scrivevo le lettere così, dicevo che in realtà adesso sto facendo delle ricerche sulla verità assoluta. So, but when I met Srila Prabhupada, because there was must be very blessings about Krishna, that I was very much attracted to him. E così, quando incontrai Srila Prabhupada, per la misericordia di Krishna, quando incontrai Srila Prabhupada, in un modo o in un altro fui molto attratto a lui. So, at that time I was working on this PhD program in chemistry, and I told one day Prabhupada, I don't like this study any longer, so let me forget about it. Incontrai Prabhupada, dissi, stavo ancora studiando, ho detto, a me questi studi non mi piacciono più, quindi li voglio lasciare. But then Prabhupada said, no, you must finish your PhD and you must become a scientist, because if you become a scientist when you speak, then people will listen to you. Così lui non voleva più laurearsi, però Prabhupada dice no, non abbandonare gli studi, tu ti devi laureare e diventare uno scienziato. Così quando diventerai uno scienziato, quando tu predicherai la coscienza di Krishna, gli altri ti ascolteranno. So I finished that PhD because of Prabhupada's instruction, and so in the course of doing that, we had a lot of dialogues with Srila Prabhupada in the course of years. Così, presi la laurea, seguendo le istruzioni di Prabhupada, e appunto nel corso degli anni il dialogo continuò. So, in other words, we are always convinced about the spiritual principle, but at the same time, also I feel personally that even now, with the scientific knowledge, there are a lot of good things that can be actually utilized in order to increase the commitment in spiritual principles by using the scientific knowledge properly. E nonostante appunto che avessi appunto la conoscenza spirituale, però ancora ora c'è un rispetto della conoscenza scientifica, perché questa, messa al servizio appunto della coscienza di Krishna, può fare molto bene alla società. Because it is useful said to have, even although it's molecules, but it's useful to have some knowledge of these molecules, and but you have to apply it properly, proper intelligence. But when it is misused, then it becomes disastrous. Quindi è utile avere anche questa conoscenza delle molecole, nonostante che sono molecole appunto, però è utile perché quando è usata bene può fare del bene, però quando invece appunto questa conoscenza non è applicata bene, questa conoscenza scientifica fa solo disastri. Just like, when you study the rose petal, like a flower,
Now, since if you study this place, for example, you're a biologist or a botanist, and you study, what the petals are. And you put it under the microscope, and you can see a very nice arrangement of these different systems within this rose petal. Lì come per esempio se noi prendiamo un fiore, studiamo i petali della rosa e li mettiamo dentro sotto il microscopio, vediamo di quanti arrangiamenti meravigliosi esistono dentro, anche semplicemente dentro un fiore. So with that, if you are a believer in God, then actually you could appreciate more about the wonderful intelligence and the arrangement of the works of the Supreme. Quindi se uno ha la conoscenza di Dio, crede in Dio, quando appunto vede tutte queste manifestazioni meravigliose, diventa appunto, apprezza ancora di più la creazione di Dio, vedendo appunto tutte queste. Actually, in the history of science, there are many brilliant scientists who are also great devotees of Krishna. E anche nel corso della storia sono stati molti grandi scienziati che erano grandi devoti di Krishna. Like in France, this Louis Pasteur, he was a great biologist, microbiologist, and like in Germany, this Max Planck and other physicists. Planck is regarded as one of the fathers of quantum physics, and I find that their way of thinking was very much like a devotee. I call them devotees. E così come Pasteur in Francia, poi l'altro in Germania, in Germania, che loro, appunto, vedendo il loro comportamento possiamo dire che anche loro erano dei devoti. So, in other words, by using the scientific knowledge properly in the right direction, that will increase or that will enhance one's commitment and understanding about the existence of God. Quindi quando è usata bene questa conoscenza scientifica può aiutare nella comprensione di Dio. So one Sunday I took one scientist from the university to Srila Prabhupada in Los Angeles. E una domenica portai uno scienziato a Los Angeles, uno scienziato da Srila Prabhupada. His name was Professor Gregory Benford from Lezioni Beach and from the University of California, Irvine, I was studying. E si chiamava Gregory Benford e veniva dall'università in California. So usually in the evening in Los Angeles, in Dwarkadam, Prabhupada will sit at about 5 o'clock in his garden. He sits there from 5 to about 8 every day in the evening, and during that time a lot of guests can come. Tutte le sere Srila Prabhupada tra le 5 e le 8 si sedeva nel giardino e venivano sempre molti ospiti a parlare con lui. So whenever I go and see Srila Prabhupada, generally I always take some people, some friends, mostly from the university, professors and students. Così molte volte andavo appunto con molti ospiti, principalmente dall'università, li portavo e iniziavo a parlare con Prabhupada. So this Professor Benford was an astrophysicist in the Department of Physics. Questo professore Benford era un astrofisico. So when we were sitting together, myself, him, and Srila Prabhupada, one or two devotees, so Prabhupada started telling him, Professor Benford, that you think that from bullock cart to coming to motor car, you said this is a scientific advancement. Allora Prabhupada iniziò a parlare dicendo, ma tu pensi, dicendo in volta a questa persona, ma tu pensi che da quando c'era il carro a buoi e adesso abbiamo le macchine, pensi che sia stato veramente un avanzamento? Then Prabhupada also picked a little grass on the ground, and then you can write hundreds and hundreds of volumes of books on this grass, in your scientific advancement. So Prabhupada was asking, but what good is that knowledge? Prabhupada prese anche un filo d'erba nel giardino e disse, sulla costruzione su questo filo d'erba voi potete scrivere anche centinaia e centinaia di volumi su come è formato questo filo d'erba.
Ma qual è? Cosa serve tutta questa conoscenza? So, Prabhupada, this Professor Benford said he was arguing with Prabhupada that this is very useful because this is scientific knowledge. Prabhupada, questo professore rispose a Prabhupada, no, questo è molto utile perché è una conoscenza scientifica. And Prabhupada asked him, do you believe in God? Prabhupada gli chiese, ma tu credi in Dio? Then he said, no. Lui disse no. But then after a little thought, then he said, not exactly. He said, I am agnostic. Dopo un po' che parlavano disse, ma non esattamente, io sono agnostico. Then Prabhupada said, oh, that means you are ignorant. Prabhupada rispose, questo significa che sei ignorante. Because when you are ignorant, that means you are doubtful. Your intelligence is doubtful. So in that doubtful situation, sometimes you think that, then there might be God. Sometimes you think that there might not be God. So that means you are doubtful. That means you are very ignorant. Result of its work. The living entity, the soul, is made to enter into the womb of a woman, to the particle of male semen, to assume a particular type of body. Traduzione. Il Signore Supremo disse, sotto la direzione del Signore Supremo e secondo il frutto delle sue opere, l'essere vivente, l'anima, è introdotto nell'utero di una donna attraverso una goccia di seme maschile per assumere una determinata forma corporea. Purport, as stated in the last chapter, after suffering different kinds of hellish conditions, a man comes again to the human form of body. The same topic is continued in this chapter. In order to give a particular type of human form to a person who has already suffered hellish life, the soul is transferred to the semen of a man who is just suitable to become his father. During sexual intercourse, the soul is transferred to the semen of the father into the mother's womb in order to produce a particular type of body. This process is applicable to all embodied living entities, but it is especially mentioned for the man who was transferred to the Mishra hell. After suffering there, when he who has had many types of hellish bodies, like those of dogs and hogs, is to come again to the human form, he is given the chance to take his birth in the same type of body from which he degraded himself to hell. Everything is done by the supervision of the Supreme Personality of Godhead. Material nature supplies the body, but it does so under the direction of the Super Soul. It is said in Bhagavad Gita that a living entity is wandering in this material world on a chariot made by material nature. The Supreme Lord, as Super Soul, is always present with the individual soul. He directs material nature to supply a particular type of body to the individual soul according to the result of his work, and the material nature supplies it. Here one word, Reta Kanasrayaha, is very significant because it indicates that it is not the semen of the man that creates life within the womb of a woman. Rather, the living entity, the soul, takes shelter in the particle of semen and is then pushed into the womb of a woman. Then the body develops. There is no possibility of creating a living entity without the presence of the soul, simply by sexual intercourse. The materialistic theory that there is no soul and that a child is born simply by material combination of the sperm and ovum is not very feasible. It is unacceptable. Spiegazione. Come indica il capitolo precedente, dopo aver sperimentato differenti condizioni infernali di vita, l'uomo assume nuovamente una forma umana. Il presente capitolo riprende questo argomento. L'anima è introdotta nel seme di un uomo che è esattamente il padre che le si addice. Così, chi ha già conosciuto le sofferenze dell'inferno riceve un corpo umano appropriato. According to the result of its work, the living entity, the soul, is made to enter into the womb of a woman, to the particle of male semen, to assume a particular type of body. Traduzione. Il Signore Supremo disse, sotto la direzione del Signore Supremo e secondo il frutto delle sue opere,
L'essere vivente, l'anima, è introdotto nell'utero di una donna attraverso una goccia di seme maschile per assumere una determinata forma corporea. Purport, as stated in the last chapter, after suffering different kinds of hellish conditions, a man comes again to the human form of body. The same topic is continued in this chapter. In order to give a particular type of human form to a person who has already suffered hellish life, the soul is transferred to the semen of a man who is just suitable to become his father. During sexual intercourse, the soul is transferred to the semen of the father into the mother's womb in order to produce a particular type of body. This process is applicable to all embodied living entities, but it is especially mentioned for the man who was transferred to the Misra hell. After suffering there, when he who has had many types of hellish bodies, like those of dogs and hogs, is to come again to the human form, he is given the chance to take his birth in the same type of body from which he degraded himself to hell. Everything is done by the supervision of the Supreme Personality of Godhead. Material nature supplies the body, but it does so under the direction of the Super Soul. It is said in Bhagavad Gita that a living entity is wandering in this material world on a chariot made by material nature. The Supreme Lord, as Super Soul, is always present with the individual soul. He directs material nature to supply a particular type of body to the individual soul according to the result of his work, and the material nature supplies it. Here one word, Reta Kanasrayaha, is very significant because it indicates that it is not the semen of the man that creates life within the womb of a woman. Rather, the living entity, the soul, takes shelter in the particle of semen and is then pushed into the womb of a woman. Then the body develops. There is no possibility of creating a living entity without the presence of the soul, simply by sexual intercourse. The materialistic theory that there is no soul and that a child is born simply by material combination of the sperm and ovum is not very feasible. It is unacceptable. Spiegazione. Come indica il capitolo precedente, dopo aver sperimentato differenti condizioni infernali di vita, l'uomo assume nuovamente una forma umana. Il presente capitolo riprende questo argomento. L'anima è introdotta nel seme di un uomo che è esattamente il padre che le si addice. Così, chi ha già conosciuto le sofferenze dell'inferno riceve un corpo umano appropriato. Nel corso dell'unione sessuale l'anima è trasferita, mediante il seme del padre, nell'utero della madre, dove svilupperà il suo corpo futuro. Questo processo si applica a tutti gli esseri incarnati, ma qui è menzionato in particolare in riferimento all'uomo che viene dall'inferno detto Andata Misra. Dopo aver sofferto in questo luogo e in differenti tipi di corpi, gli uni più vili degli altri, come quelli di cane e di maiale, chi deve riavere la forma umana ottiene di rinascere in un corpo simile a quello che aveva prima di piombare fino negli inferni. Tutto si compie sotto la direzione di Dio, la persona suprema. La natura materiale fornisce il corpo, ma agisce sotto la direzione dell'anima suprema. La Bhagavad Gita insegna che l'essere condizionato erra nell'universo materiale su un veicolo fatto dalla natura materiale. Il Signore Supremo si trova sempre presente al suo fianco come anima suprema. Egli ordina alla natura materiale di fornire un determinato corpo all'anima individuale secondo le conseguenze delle sue azioni, e la natura materiale lo fornisce. Le parole Retakanashraya assumono qui un'importanza particolare, perché indicano che non è il seme dell'uomo che crea la vita nell'utero della donna. In realtà l'anima trova rifugio in una particella di seme maschile per essere poi introdotta nell'utero di una donna. Solo allora il corpo si sviluppa. È impossibile creare un essere vivente in assenza dell'anima, semplicemente con l'unione sessuale. La teoria materialista secondo cui l'anima non esiste e il bambino nasce dalla semplice combinazione materiale di sperma e di ovulo non è plausibile e non può essere accettata. Srila Prabhupada ki jai. Gaurnitai ki jai. So this is the Vedic scientific theory of creation. Questa è la teoria vedica scientifica a proposito della creazione. So according to the Vedic science,
the living entity, the soul, the Atma, takes shelter in the semen of a person. In accordo alla alla teoria della scienza vedica, l'anima, l'Atma, prende rifugio nella semine del padre. But then when the semen is transferred in the womb of the woman, then by the proper arrangement of the environmental system, then the body develops step by step. Ma da quando il seme del padre è trasferito nel ventre, nell'utero della madre, con degli arrangiamenti particolari, allora comincia a svilupparsi il corpo dell'essere vivente. And the mixing element is called kala, or the time. Time factor is the mixing element in order to generate a body of the living entity. E l'elemento che permette lo sviluppo del corpo è kala, il tempo. So it's very clear that this arrangement is done by the arrangement of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Ed è molto chiaro che tutto ciò avviene per un arrangiamento di Krishna, Signore Supremo. Because the material energy, the external energy of Krishna, supplies the material ingredients for having this material body. Perché l'energia esterna, l'energia materiale di Krishna fornisce gli elementi materiali necessari a creare il corpo. But the Atma, or the seed of the living entity, the eternal living entity, that the particle of life is coming from Krishna, from the Supreme. Ma la particella di vita, il seme, viene da Krishna. And according to the work, means according to his karma of that particular living entity, that he is allowed to enter into a particular type of womb according to the karma, and then the living body will develop accordingly. E in accordo al karma, alle attività dell'essere vivente, si trova ad essere in un particolare ventre, un particolare utero, e di conseguenza sviluppare un particolare tipo di corpo. Just like when you plant a very nice let's say seed, say in the field, then when the field has all the ingredients, all the manures and all the proper ingredients, sunlight, water and other ingredients, so that the seed will germinate, and then accordingly the seed will grow, and then it will be a small plant, and then there will be flowers and the fruits, so like that. So similarly, the living entity, and then according to the karma, so and the material nature supplies the ingredients, and then it will develop the material body accordingly. Proprio come quando noi piantiamo un seme nella terra, in un campo. Il campo, la terra, fornisce gli elementi necessari perché la vita del seme si sviluppi, il sole, l'acqua, i minerali necessari, tutto ciò che è necessario perché il seme nasca come piante, dia fiori e frutti. E così nello stesso modo l'energia materiale fornisce gli ingredienti necessari affinché si sviluppi il corpo dell'essere vivente. And those ingredients, those material ingredients that are supplied by nature are in the form of in the subtle form, sattva, rajas and the tamas. This is the mode of goodness and the passion and ignorance. So these are the primary ingredients or cosmic ingredients for creation. E gli ingredienti principali che fornisce la natura materiale perché si sviluppi questo corpo sono sattva, raja e tama, virtù, passione e ignoranza, o ingredienti cosmici. So those sattva, rajas and the tamas, those primary gunas, in a gross form, they will be visible as chemicals, like what the scientists talk today. So these chemicals are nothing but the gross forms of those sattva, rajas and tama gunas. E la dimensione grossolana di questi tre elementi sottili, sattva, raja e tama, sono gli ingredienti, i componenti chimici di cui parlano gli scienziati ai nostri giorni. So, the Darwin's mistake was that he could not understand about the existence of the soul, Atma, but he was just conceiving that everything is generating by itself from these chemicals. So because of the absence of spiritual training, so he could not conceive it properly.
E la teoria degli scienziati è che semplicemente la vita si sviluppa da una combinazione di elementi chimici, perché non hanno un addestramento spirituale appropriato. And not only Darwin, his followers, the modern scientists, not all the scientists, but a majority of the scientists who are followers of Darwin. Darwin was their spiritual master. So they are also misled. E non è solo la teoria di Darwin questa, ma anche di tutti gli scienziati che seguono la sua teoria, gli scienziati moderni, che sono i suoi discepoli, vengono altrettanto deviati dalla teoria, da questa teoria di Darwin. So, by studying this Vedic scientific principle, by having some knowledge about the science of the soul, called Atma Gyan, then one will have the real knowledge what are the symptoms of a living entity. E quindi studiando questa conoscenza vedica, scientifica, la conoscenza dell'anima, Atma Gyan, uno può avere la conoscenza esatta di cosa significhi la vita. It is given in the Gita, in the Srimad Bhagavatam and other sources of Vedic literature that the pure qualities of Atma, soul or life, are Sat Chit Ananda, means life is eternal, and a life is knowledge, and a life is also full of bliss. So these are the primary qualities of the soul. Ed è spiegato nello Srimad Bhagavatam e anche in altre opere della letteratura vedica quali sono i sintomi primari della vita, che è Satchidananda Vigraha, che è piena di eternità, di felicità e di conoscenza. Questi sono i sintomi della vita. But although the quality of Atma is pure, but sometimes because of our misuse of our free will, that it can be contaminated with other impurities. E benché l'anima in sé sia pura, a causa di un cattivo uso del libero arbitrio che abbiamo, a volte diventa contaminata da altri elementi. And those those impurities are what? Those are called the material sense enjoyment. The desire to enjoy the senses materially, that is called the contamination of the soul. E la contaminazione da queste impurità avviene dal contatto, dal desiderio di godere materialmente dei sensi. Just like gold that is in the mind, the gold in the mind it is contaminated by other elements like silver, platinum. These are the families of gold. So, but the pure gold is there, but the gold is contaminated in the mind with platinum and silver and others. Come l'oro, quando è nella miniera, non è puro, è contaminato da altri elementi, principalmente dall'argento, dal platino, però l'oro puro è lì, però in quel momento lì si trova contaminato da altri elementi. But that when that ore is given to a chemist, then the chemist will put that gold into different acids, and then he will separate. And the silver will be separated, and platinum will be separated, and the pure gold can be isolated by an expert chemist. What is Chemist, scientist. Yeah. Ma quando quell'oro lì è estratto dalla miniera, viene dato al chimico, mediante un appropriato trattamento, le impurità verranno tolte, prima l'argento, poi il platino, via via verranno tolte tutte le fonti di contaminazione. So similarly, the pure soul, this Atma, can be isolated or can be separated from the influence of the modes of material nature by engaging ourselves in the science of devotion. E così nello stesso modo l'anima può essere isolata, può essere estratta dalle impurità attraverso il metodo del servizio devozionale. So that is why sometimes we see that since majority of the people in this age of Kali are contaminated by the modes of material nature, and so there is so much confusion. So by engaging the individual in the science of this Bhakti Yoga, then one will actually develop all the qualities of a pure soul, Atma. E vediamo che nei nostri giorni, in Kali Yuga, la maggioranza della gente è contaminata da questa influenza della natura materiale, ma impegnandosi nel servizio devozionale individualmente, ognuno può sviluppare quelle che sono le pure qualità dell'anima. So, it is highly important that we try to have some knowledge about the science of the soul properly.
Quindi è molto importante che noi acquisiamo della conoscenza in maniera appropriata a proposito della scienza dell'anima. That way we'll be fixed up in the devotional service, and also we'll develop all the good qualities, the pure of the soul, just like the gold, pure gold. Similarly, all the pure qualities of the Atma will become manifest in the life of a person. E in questo modo ci troveremo saldamente stabiliti nel servizio devozionale e tutte le qualità pure dell'anima, come l'oro puro, si svilupperanno nel cuore. So the aim of the soul, or the aim of Atma, or the aim of life, is not to be born again and again like this, but rather to completely be free from this birth and death cycles in this material world. Quindi lo scopo dell'anima, dell'atma, lo scopo della vita non è quello di rinascere vita dopo vita, ma liberarsi da questo ciclo di nascite e morti ripetuto. But unless one has proper knowledge about the science of the soul, then it will take time and it will be very difficult for a person. Ma se uno non ha la giusta conoscenza dell'anima, richiederà molto tempo e molto sforzo. So that is why the mistake that I mentioned about Darwin, that Darwin's mistake, that because of the misunderstanding about the nature of the soul, or because of misinformation, or because of his uneducation, matter of the science of the soul, and he was conceiving according to his own idea. Ed è questo l'errore che fece Darwin, o per mancanza di conoscenza di della scienza spirituale, dell'anima, fece questa teoria sbagliata a proposito dell'anima. So it is said that he worked for 50 years to write that book, that the origin of species of life. E lui disse che lavorò 50 anni per elaborare questo libro sulla evoluzione delle specie. And at the end, when he was very old, and he was just about to die, so he also wrote an autobiography about himself. E alla fine, quando era molto vecchio, vicino a morire, scrisse anche un'autobiografia. And there he expressed that I am very unhappy, and he said, my brain is like a machine, and a grinding machine, which I've been grinding for so many years, and I have lost all the taste of life, he says. E disse la mia mente è come una macchina e ho perso ogni gusto per la vita. But on the other hand, one of the qualities of life is you are supposed to have ananda, means unlimited happiness, ecstasy. We are supposed to be always happy. Ma una delle qualità dell'anima è ananda, si suppone che noi siamo pieni di felicità, estasi. But when one doesn't understand what is life and what is the nature of life, the spiritual nature, then one gets completely confused and he is extremely unhappy and he will be morose and he has no taste in life. Ma quando uno perde di vista qual è la vera natura dell'anima, la natura spirituale, la sua vita diventa completamente triste, noiosa. So, the conclusion is that if one is intelligent, then one must become a devotee of Krishna, or in other words, one must become a bhakti yogi. Ma la conclusione è che se uno è veramente intelligente deve diventare un devoto di Krishna, un bhakti yogi. So in that process, he will develop the proper understanding of life, and he or she will be, engaged properly, and also experience this unlimited happiness in serving the Lord. In questo modo uno raggiungerà lo scopo della vita e sperimenterà una felicità illimitata nel servizio al Signore. So in order to do this, one needs to be directed properly. In other words, one needs a bona fide spiritual master to guide such a person properly. E per ottenere ciò uno deve essere guidato in maniera appropriata, in altre parole deve trovare un maestro spirituale autentico che lo conduca lungo questa strada. Darwin was unfortunate because he did not have a spiritual master. E Darwin fu sfortunato perché non trovò un maestro spirituale autentico. And also he was not prepared to find one. E inoltre probabilmente non era preparato nemmeno per trovarne uno. So
it is our duty that we make this knowledge available for the well-being of everyone in this planet. Ed è nostro dovere fare in maniera tale che questa conoscenza sia disponibile a ognuno su questo pianeta. Because by the blessings of Srila Prabhupada, he has given us this wonderful knowledge, and so now it is our duty to make this knowledge available so that everyone can be guided properly. Perché per la benedizione di Srila Prabhupada lui ha fatto sì che questa conoscenza fosse disponibile, ed è nostro dovere distribuire, rendere disponibile ad ognuno questa conoscenza. So this is the basic foundation of Krishna consciousness. Queste sono le basi fondamentali della coscienza di Krishna. We have to know who we are, what is the nature of life, and what we are supposed to do. Dobbiamo sapere chi siamo, qual è la natura dell'anima e cosa dobbiamo fare. So by practice of Krishna consciousness properly, then we will come to the transcendental platform or non-material platform or the pure form of the soul, and we will be able to develop all the qualities of the soul. E praticando in maniera corretta questo processo per la coscienza di Krishna giungeremo alla piattaforma trascendentale, piattaforma spirituale o piattaforma non materiale. And Krishna says in the Bhagavad Gita that Brahma Bhuta Prasanatama. Brahma Bhuta means when you are completely free from the modes of material nature, when the soul is free from the influence of the material nature, material ingredients, then that is called the Brahma Bhuta platform. Krishna spiega nella Bhagavad Gita Brahma Bhuta Prasannatma che quando l'anima raggiunge questa piattaforma di Brahma Bhuta è libero dalle influenze o dagli ingredienti materiali. And Prasannatma means when you are in that platform, you will be completely joyful, in ecstasy. E Prasannatma significa che quando sei sulla piattaforma spirituale sei completamente felice. And what are the symptoms of such person? Then he continues that nasocati nakangsati. So such a person, when he comes to that platform, in the Krishna conscious platform, nasocati nakangsati means there will be no more lamentation, and there will be no more hankering after material sense enjoyment, because he is completely free. Just like when the gold, the luster, the bright luster of the gold becomes prominent when the impurities are removed. Similarly, when the soul comes to that platform, then he has no more lamentation over material losses and no more hankering after material happiness. He is completely free. E quali sono i sintomi di una persona che ha raggiunto questa piattaforma? È che, prosegue il verso, che nasocati nakankshati, che significa che non ha più desideri materiali, desideri per la gratificazione dei sensi, e non si lamenta. E in questo modo raggiunge la sua dimensione naturale, proprio come quando l'oro tolto, privato dalle impurità, diventa molto brillante. And then Samba Sarveshu Bhuteshu means he sees all the living entities with equal eye, means he sees only the spiritual sparks within. Just like in the body of a dog, he sees the Atma. In the body of an elephant, he sees the Atma. In the body of a big tree, he sees the Atma. In the body of a mosquito, he sees the Atma. So, he sees the Atma in all the living entities, but he knows that these different bodies are supplied by the material ingredients, by karma, by their own work. So that way, he sees everything very clearly, and he is not disturbed. He is completely sober and very gentle. E vede tutti gli esseri viventi sulla stessa piattaforma, vede l'anima, la scintilla della vita in tutti gli esseri viventi, l'elefante, la pianta, la zanzara, tutti quanti animati dalla stessa vita, e sa capire, distinguere comunque che ci sono diversi corpi forniti dalla natura materiale, diversi ingredienti forniti in accordo al karma. And even, when we think about it, even within this body, like this body has unlimited living entities. There are so many billions of living entities, even in one body. So, when one comes to Krishna consciousness, you know that every cell is made up of this living entity, Atma, innumerable Atmas with you. So when you are Krishna conscious, then what happens is that everybody also becomes Krishna conscious. So when you go back to Godhead, that you go along with you,
billions of souls together, because in this body you are carrying millions of living entities. So that is why when you are in Krishna consciousness, you are enlightened and you become completely joyful. Quando uno diventa cosciente di Krishna, sa che anche all'interno di ogni singolo corpo ci sono miliardi e miliardi di esseri viventi, ogni singola cellula è animata, abitata da un essere vivente, per cui quando noi diventiamo coscienti di Krishna, torniamo nel mondo spirituale, beneficiamo automaticamente tutti questi miliardi di esseri viventi che sono con noi e la nostra vita diventa piena di felicità. So this chapter is very scientific, very important, and by applying this instruction very properly to our day-to-day Krishna conscious practice and preaching to the people in general, people will be enlightened very nicely. E questo capitolo è molto importante, molto scientifico, e se noi pratichiamo in maniera appropriata questo nella nostra vita in coscienza di Krishna giorno dopo giorno, sarà di grande ispirazione, di grande illuminazione. Because by preaching these instructions, especially to the scientific community, to the materialist community, then we can eliminate Darwin's mistake, and then people will be enlightened properly so that they will come to Krishna consciousness. Perché predicando appropriatamente questa parte agli scienziati materialisti potremmo rimuovere dalla loro mente l'idea di questa teoria di Darwin e di portarli alla coscienza di Krishna. Jai Srila Prabhupāda ki Jai! So, any questions or comments? Ci sono domande? Nella Bhagavad-gita Arjuna chiede a Krishna come mai le persone, anche senza volerlo, commettono degli sbagli. E Krishna gli risponde che la causa è la lussuria. Quando l'anima si reincarna, l'amore originale di Krishna si trasforma in lussuria. Cioè, la mia domanda è questa. Cioè, finché le persone sono giovani, un po' di lussuria ce l'hanno tutti. Ma quando diventano vecchi, che hanno soddisfatti i desideri lussuriosi, cioè, sono ancora pieni di collera. Cioè, ma è ancora la lussuria la causa che fa comportarsi male, quando sono vecchi. So Krishna is saying Bhagavad Gita, Arjuna is asking to Krishna in Bhagavad Gita, what is that brings the man to commit sins even without wanting it? And Krishna is answering that is lust. And so the question it is, we can understand that when we are young, lust is more stronger. But what about old men, when all material desires of lust they are finishing? They are still very hungry. So what is the cause of this? That means that they have still lust, or what? Yes, good question. That the material nature actually is not very easy to overcome. Allora, questa è una buona domanda. La natura materiale non è molto facile da essere superata. Because it is extremely powerful, so unless one has a very sincere desire and also a great determination to overcome the influence of material nature, that he or she may be influenced by the material nature itself. Ed è perché è molto potente l'energia materiale. Se uno, a meno che uno non abbia un forte desiderio e una forte determinazione di superare l'energia materiale, sarà molto difficile. A meno se uno ha un forte desiderio e una forte determinazione, può essere lui a sua volta a influenzare la natura materiale. So in order to overcome that, one must get the blessings of the spiritual master and the blessings of the Lord himself. So unless one gets the blessings and the protection of the spiritual master and the Lord, then it will remain always difficult. E per poter superare l'energia materiale uno deve ricevere le benedizioni del Maestro spirituale e del Signore Supremo. Senza le benedizioni del Maestro spirituale e del Signore Supremo è molto difficile. It is not just only a question of either young men or old men, but so long as one does not surrender totally to the Supreme, to the will of the Supreme, that he or she will be always in difficulty in controlling this lust.
La questione non è che uno sia giovane o anziano, il fatto è che se uno non si abbandona completamente sarà sempre molto difficile controllare questa lussuria. And controlling lust actually means one becoming a very sincere servant of the spiritual master as well as the Supreme. E controllare la lussuria significa diventare dei servitori molto sinceri del maestro spirituale e del Supremo. Because the spiritual master and the Krishna himself will tell you that yes, you have to be disciplined in order to be a very good person. Perché il maestro spirituale e il Signore Supremo ti diranno devi essere molto disciplinato per poter superare la lussuria. That means we have to take a austerity called tapasya. We have to develop this quality called tapasya, means austerity, in order to develop all the good qualities of a gentle, noble person. E dobbiamo compiere austerità, tapasya, perché mediante questa pratica svilupperemo tutte le buone qualità di una persona educata, nobile. But then when you are instructed by a bona fide spiritual master, then you will be completely convinced and you will voluntarily develop this tapasya, and then you will be completely free from lust, either a young man or old man, but you will be able to be free from that influence, and then you will be very joyful. Ma quando uno accetta un maestro spirituale, allora sarà facile superare questo attaccamento materiale, superare la lussuria, sia che uno sia giovane, sia che uno sia anziano. So that is why Chaitanya Mahaprabhu says, Nadanang najanang sundarim kapitambam jagadis kamaye mama janmani sare bhavatad bhakti rahit pitai. He says, I have no desire for a beautiful woman, for wealth, for this and that. So that, but how that quality develops? But that quality develops when one is completely controlling this influence of lust. E il Signore Chaitanya disse che non ha desiderio per belle donne, né per discepoli, né per questo né per quello, ma quando si sviluppa questo? Quando uno ha completo desiderio di superare questa lussuria. So this is also called the purification of heart, like the Cheto Darpadamajanam, that we have to purify because the heart has been contaminated by so many impurities. But then this Param Visite Krishna Sankirtanam, so by engaging ourselves in this Krishna Sankirtanam, it's in our movement, Hare Krishna movement, then engaging ourselves in Sankirtan activities, then one will be able to be free from all impurities, including lust, and then one will become extremely joyful and happy. E questo è quello che si chiama anche purificazione del cuore, e questa purificazione del cuore dalle impurità è quello che si sviluppa praticando la coscienza di Krishna e eliminando gradualmente queste impurità, tra le quali c'è la lussuria. In questo modo la nostra vita diventerà molto gioiosa. So the summary is that in order to be free from any type of material desires, one must become a very sincere servant of God, devotee of the Lord. One must be a servant of Krishna. E la conclusione è che uno per superare tutte queste difficoltà deve diventare un devoto molto sincero del Signore Supremo Krishna. Jai Krishna Bhagavan ki Jai! Yes, Mataji. Però non ha visto nello spiritismo greco, no? Un devoto che la data ce l'ha in particolare nell'acqua, e quindi ci sono. Allora So, she read in part of Bhagavatam that Prabhupada was saying that within each atom there is the Supreme Soul and even the individual soul. So in another part, another book, Dialectic Spiritualism, there is a disciple making the same question to Srila Prabhupada, and there is saying that there is not, what about the individual soul within each atom? Is there or not? Yeah, there is. Oh. And Prabhupada said that it's not there. Where?
In the Dialect is spiritualism. in the cell. Prabhupada said in the. Oh. So what was the question? That in the body of a material body there is a super soul and the individual soul. The question is if in each atom Within each atom. there is Yeah. individual soul. Oh. Whether there is individual soul? She was saying, she read in Bible, Mm. the Prabhupada says the Paramatma is in the individual soul. Mm. And so every expansion, etc., even the dimension is Mm. Then she read in dialectic spiritualism, Mm. Prabhupada answers Shama Sundara, Mm. and is asking, so is there an individual soul in the atom? Prabhupada says no. Mm. So she wants to know Mm. what is there, what is not there. Mm. The individual soul in the atom. Krishna says, but I am also within the atom. But of course, when we talk about the, let's say, a material, just a material atom, that means there's no light there. So that, I think in that connection, that Prabhupada is saying, no, there's no soul within that material atom. But within the body, within the living body, there is a soul as well as the Paramatma. Krishna dice che io sono all'interno di ogni atomo, ma riferendosi agli atomi materiali, questi non hanno vita, quindi probabilmente Srila Prabhupada si riferiva a questo nella sua risposta, ma all'interno di un corpo c'è l'anima suprema e l'anima individuale. But within the cell, when I was talking the cells there are billions of cells within this body, but there is Atma as well as a Paramatma. In each cell. In each cell. Ma parlando, Maharaj parlava prima di miliardi di cellule che compongono un corpo e in questo caso sì, all'interno di ogni cellula c'è Paramatma così come anima individuale. There are some scientists in here. Ci sono degli scienziati qua. It's very nice here. In questo capitolo del Sripad, che ho letto tempo fa, mi ricordo c'era un particolare al proposito del coscienza, che diceva che il bambino sta nel ventre per, non ricordo se 7 mesi o 10 mesi. 10 mesi, riguardo So in this same chapter that we are studying today, he read some times ago that the child is staying in the womb of the mother 10 months. What? 10 months. What about it? What about? It, because we know that it's staying 9 months. I mean, we know that. No. So it says 10 months here, Yeah. and generally we have 9 months. Yeah. Yes, 10 months is the complete one. Sometimes also they can stay 10 months. 10 mesi è il periodo completo. Sometimes the child comes out a little earlier, right? E qualche, 7 or 8 months. e qualche volta il bambino nasce anche prima o un po' dopo. Actually, the average was like in the age of Kali, we are supposed to live for 100 years. That's average. And in the Dwapara, we are supposed to live 1,000. That's 10 times, 10 times. Similarly, Treta and etc. So similarly, the average, like a time that a child can live in the womb of the mother is about 10. So it is just a general figure. E così come è spiegato che in Kali Yuga l'essere vivente vive 100 anni, Dwapara 1000 e così via, ogni era 1000 volte di più rispetto a quella 10 volte di più rispetto a quella precedente. Così è spiegato che il periodo medio nella quale l'essere vivente dimora nel ventre della madre è 10 mesi. One thing we should remember
especially in this chapter, you will see it later on, that the living entities are suffering very, very greatly in the womb of the mother. So, our plan should be not to enter anymore in any womb of today. Quello che noi dobbiamo ricordare, in accordo a quello che è spiegato in questo capitolo, è quali sono le sofferenze dell'essere vivente nel ventre della madre, e per questo non desiderare più di entrare nel ventre di alcuna madre. So while we are in this, especially in the human form of this body, this is the only platform where we can exercise our intelligence properly, so that we don't know any longer try to enter in any other womb, only in this human form of life. E in particolare noi in questa forma di vita umana dobbiamo in particolar modo sviluppare questo desiderio di non entrare più nel ventre di una madre, visto che siamo dotati di una forma grazie alla quale è più facile sviluppare questo tipo di conoscenza. So that way the purpose of the human form of life will be understood nicely. E in questo modo lo scopo vero della forma di vita umana sarà compreso. So generally, how long you go your classes? Fino a che ora? How long you continue your classes? Yeah, I am asking because I am not staying. At least about till 9 o'clock we can do that. Oh, I see. Yeah. Mm. 9 It's and 10. very nice to see all of you. I think it's the first time that I came here. But I came, this was some time ago, but it was in another temple. Maharaj è molto felice, vi ringrazio, molto felice di essere qui. È la prima volta che viene in questo tempio, venne molti anni fa, ma era in un altro, il tempio era un altro. So I was going today to Padua, and then to Venice, and very nice to see all the nice people to see. E oggi Maharaj partirà per Padova e per Venezia, ed è molto bello vedere tutti questi devoti qua. So you all please remain healthy and strong, both physically and spiritually, so that you can correct Darwin's mistake. E per favore quindi rimanete molto forti, molto sani spiritualmente, fisicamente, in modo da poter contrattaccare questa teoria darwiniana. And everyone will be very happy. E in questo modo ognuno sarà felice. There is a question. Oh, well, Io volevo chiedere cosa comuna queste anime con questo corpo. All'interno di uno stesso. So the question is, what all this soul living within the same body, what they have in common? They have the same karma? What is the reason to be together within the same body? yeah, they have, because of the similar karma, they're all gathered together. E poiché, sì, è per questo, siccome hanno un karma simile, si sono ritrovate insieme. So, yeah. Quando una persona nasce fuori, che non è stata così demoniaca già per essere testimoni internati, ma non è anche a tutti che sorpresa quando qui è una persona che ha avuto una vita abbastanza culturale, ma non così tanto da essere spiega, è necessario vedere poi alla vita un visito, appunto per non incontrare nessuno. So, at the time of death, when one conducted his life not so badly to be captured by the Yamadutas, but not so nicely to go back to the spiritual world taken by the Vishnudutas, what happens? That means that are coming or Yamadutas or Vishnudutas, or there is even the possibility that no one of them comes, nor Vishnudutas, nor Yamadutas. No, Vishnudutta will always come. Vishnu, When we are engaging in Krishna consciousness, Vishnudutta means the agents of Vishnu. They always come in the form of many other forms, like spiritual masters, sages, saintly people. So they will always come to your help. So when we are engaging properly, then you are not alone. You will be always. There will be so many sages and saintly people. They are waiting to take you to Vishnu.
I Vishnuduta sono agenti di Vishnu, vengono sempre, se tu hai condotto una vita devozionale, una vita spirituale, vengono in tuo aiuto, possono venire in tante forme, nella forma del maestro spirituale, di grandi saggi, di altre grandi personalità, vengono sempre in tuo aiuto, non sei mai solo, non ti lasciano mai solo. And even, let's say, because if my devotional service is incomplete, then the Vishnu Dutas, and the agents of Vishnu, there are so many agents, so they will guide us so that we become situated better than before.